Saluti da Heavy Metal Even. Oggi parliamo della seconda vita di una leggenda power metal nostrana che torna in realtà alle sue primissime radici, ma in maniera ispirata e molto matura. Sulla scia delle band che in quel periodo affollavano la scena power metal italiana, un giovane ensemble romano di nome Dragon Hammer esordiva con The Blood of the Dragon. Si trattava di un album che, pur rileggendolo in maniera più semplice e melodica, non faceva mistero della sua ispirazione nei Rhapsody, allora sulla cresta dell'onda. Anche per questo, a riascoltarlo oggi, quel debutto suona ingenuo e non del tutto riuscito. In ogni caso, per i Dragon Hammer è stato l'inizio di una carriera non densissima di uscite, ma che li ha portati a diventare un nome conosciuto nella scena nostrana. Lungo questa carriera, i romani sono maturati e hanno evoluto il loro suono verso altri orizzonti. L'ultima tappa di questo progresso è stata Obscurity, che abbiamo recensito nella vecchia webzine. Ne avevamo apprezzato la maturità, ma espresso qualche perplessità su un livello sì buono, ma non esaltante. Anche per questo, Second Life per noi ha rappresentato una sorpresa, sia in termini stilistici che di qualità. Uscito lo scorso 4 novembre, grazie alla sempre attiva My Kingdom Music, vede i Dragon Hammer compiere una sterzata decisa che, a dispetto del titolo, li riporta dritti verso le origini, ma non quelle di The Blood of the Dragon. Piuttosto, il gruppo rispolvera le proprie radici nei Rhapsody e stavolta segue in maniera più aderente la loro complessità ed epicità, merito di elementi stilistici che nell'esordio mancavano. L'esempio che balza più all'orecchio sono le ricche orchestrazioni, ma anche i potenti cori, e la voce di Mattia Fagiolo, che ha sostituito di recente il cantante storico Max Aguzzi, aiutano alla suggestione. Una copia carbone senza alcun appeal, quindi? In molti casi potrebbe essere, ma non Second Life. Al suo interno, i Dragon Hammer riescono a rileggere la lezione della storica band triestina così bene da renderla propria. Merito della loro maturità, che li porta a puntare non solo sull'epicità, ma a variare molto, sia a livello atmosferico che a tratti nello stile, con alcuni influssi moderni e persino prog. Ma il vero segreto dei capitolini è la capacità di trovare idee vincenti. Sono moltissime quelle grandiose e memorabili, disseminate all'interno di una scaletta che quasi sconcerta. Di sicuro al suo interno di nuovo c'è ben poco, eppure la freschezza che vi si respira è incredibile. Il risultato è un album ottimo, grazie anche ad alcune hit che lo impreziosiscono. Le migliori sono senza dubbio l'efficacissima Into the Warrior's Mind, col suo refrain quasi scontato ma epico all'inverosimile e un contorno variegato, che va dall'evocativo a delicatezza e malinconia, e non annoia anche nei suoi quasi 7 minuti. E poi Silver Feathers. Anch'essa lunga, risulta però molto incalzante, coi suoi saliscendi tra nostalgia e sonorità più brillanti, fino a un finale solenne, di grande potenza espressiva. Tuttavia, Second Life presenta tanti altri pezzi meritevoli, come per esempio Diamond of Peace, con un ritornello intrigante e una grande maestosità, o Sickness Divine, veloce e convulsa, o ancora la drammatica The Rising, con sonorità folk ben inserite nel contesto. Sì, è anche vero che ogni tanto i Dragon Hammer incappano in qualche passo, magari non falso, ma meno esaltante. Si possono citare la piuttosto canonica Kingdom of the Ghosts in apertura, la meno valida Shattering Hope oppure Ending Legacy, outro di musica sinfonica carino ma un po' prolisso. In fondo però sono pezzi almeno buoni e non rovinano granché Second Life, che anche così rimane un album solido, ottimo, persino stupefacente, visti quanti gruppi dopo oltre 20 anni dall'esordio già non hanno più ispirazione. Forse non è il miglior lavoro dei romani, il dubbio è d'obbligo perché chi ha scritto la recensione non li conosce tutti, ma di sicuro è tra i picchi della loro carriera. Ma soprattutto può fare la felicità di chi ama il power metal ma cerca altro rispetto ai tanti prodotti stantii poco interessanti che affollano la scena. Se lo sei, noi non possiamo che consigliarti questa nuova fatica dei Dragon Hammer. Voto di Heavy Metal Even 84 su 100. Per oggi è tutto. Ti è piaciuta questa recensione? Se sì, puoi mettere like, condividerla e commentarla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanella delle notifiche per non perderti neppure uno dei video che pubblichiamo settimanalmente. Infine ci trovi su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi i link qui sotto in descrizione. Ci vediamo la prossima volta.